Per la smielatura vi farò vedere quella di quest'arnia, che prendo come ad esempio. Come avete visto, quella di prima non abbiamo prelevato miele per quest'anno, e questa è una di quelle che per 2 anni non ho mai prelevato miele, e poi dal terzo anno in poi è diventata la più forte in assoluto. Anche quest'anno è strapiena, l'arnia è completamente piena. Infatti, come vedete, fanno anche la barba, hanno anche un po' problema di temperatura. Quindi andrò a levare un po' di favi e cercherò di togliere quelli più vecchi, in maniera tale che andremo a rigenerare la sezione del nido. Quindi controllerò a sinistra, prenderò quelli di sinistra che sono i più vecchi e poi sposterò tutto verso sinistra. Se ci sarà ancora da prendere la possibilità, senza esagerare, ricordiamoci sempre che serve più a loro che a noi, prenderemo qualcos'altro anche da quest'altro lato. Comunque, considerando che interamente dovrebbe avere 27 favi, quindi superato il 14esimo, diciamo la famiglia è grande, facciamo 16esimo, ne potremmo prendere addirittura 10, ok? Non ne prenderò 10 sicuramente, ne prenderò 5-6 massimo. Adesso vediamo un attimino. Adesso provo a farvi vedere passo passo le varie decisioni sulla smielatura. Allora, do per scontato che se avete la finestra di osservazione avrete già guardato e controllato dove sono situati i favi e quindi da dove iniziare ad aprire. Ovviamente aprirete dalla parte dove i favi non ci sono. Qui questa cosa non si può fare perché è totalmente piena, però io so che i favi nuovi si trovano nella parte destra, cioè di qui, e quelli vecchi nella parte di sinistra. Quindi io comincerò a aprire di qui. Quelli che trovo che posso togliere li tolgo, così intanto comincio a fare spazio per i nuovi favi in futuro. Prepariamo il fumo perché questa è una famiglia un po' suscettibile. Io sapete che sono, diciamo tra virgolette, contrario, soprattutto quando non serve, ecco. Però è sempre meglio prepararlo, poi se serve lo usiamo per loro più che altro, per non farle agitare troppo e soprattutto non farle suicidare sulla nostra tuta. Come vedete ho aperto già gli stello di Garrett e sono molto tranquilli. Guardate, non ne esce neanche uno. E come avete visto da davanti non è che è una famiglia debole, insomma, cioè, questa è strapiena, guardate. Niente, non si affaccia nessuno. Qui sembra un favo totalmente riempito. Come vedete qui io avevo fatto gli stelli di Garrett per la covata, però ormai si sono spostate, quindi nel caso dopo allarghiamo. Cominciamo a vedere un attimino che succede e com'è la situazione. Oh, guardate che bello, si vede? Totalmente pieno. Adesso cercate sempre di rimanere sull'arnia con i favi. La spazzoletta, guardate che bella, questa l'ho già usata stamattina, l'ho messa nell'acqua e è nuova come oggi. Guardate loro come sono tranquilli anche se le mando via, per farvi capire che meglio dell'erba non c'è niente, non esiste una spazzola sintetica migliore dell'erba. Allora fatemi levare sto fumo che io lo odio, mi sta intossicando. Lo metto qua sotto. Ecco, quindi senza tanti fronzoli siamo partiti dal lato dei favi vecchi e abbiamo preso il primo, che devo dire questa famiglia veramente potente. Questo favo pesa sicuramente non meno di 2 kg. Devo buttare il fumo. Ma guardate la tranquillità della famiglia oltretutto. Mamma mia. Ho stato via il fumo che non stavo respirando più io. Allora, l'apertura sempre
Se vi fate la leva da soli o la comprate, quella fatta così a L, scusate, la usate per allargare e controllare se ci sono ponti, ma questa è una famiglia molto precisa, devo dire, a parte gli ultimi che ci sono stati degli incidenti che mi si sono rotti. Anche questo, guardate, di qua è totale e di qua è l'80%. Ricordatevi di non prelevare i favi se non sono maturi almeno all'80%, ma è il minimo. Questo, facendo il totale, starà al 95%. E comunque, come vedete, è molto fermo questo miele qui dentro. Questo è già miele, non è più nettare. Si vuole levare? Guardate, c'è questa qua dentro. Pensate quanto gli dà fastidio l'erba. La strofino non esce. Ok. Quindi con delicatezza, ecco, le fate uscire. Allora, dovete prepararvi, io come avete visto già in altri video, quella scatola che ho fatto col polistirene con un coperchio scorrevole che mettete i favi dentro e chiudete, altrimenti le api ci rivanno. Ve la faccio rivedere, vedete com'è? Ok, questa poi io la prendo anche da qui. Guardate che con una mano non ci riesco, comunque la faccio scorrere e la chiudo, ok? Poi se rimane qualche ape io ho messo una piscampo di sopra, così può uscire. Questa è molto utile, quindi vi consiglio di farla, c'è il video in cui faccio vedere com'è fatta. Allora andiamo avanti, abbiamo preso 2 favi, vediamo il terzo. Io a questo punto, se non incontro covata, prelevo tutto da qui. Qui sento maggiore resistenza, quindi che faccio? Quindi quando sentite maggiore resistenza bisogna controllare che non ci siano dei ponti o che i favi siano costruiti male. Allora, una volta allargato un pochino, levo il listello, controllo e allarghi al libretto con questa, vedi, facendo leva così, fa molta forza e con lentezza, senza dare scossoni. Ok, niente, era solo molto propolizzata. Eccolo qui, qui c'è covata, eccola qua, e quindi mi fermo a posto. Come vedete hanno moltissime scorte, qui c'è covata e poi tante scorte. Allora, il favo che c'è dopo è totalmente pieno di covata, quindi mi fermo, non do ulteriore fastidio, le lascio così. Io adesso cosa faccio? Come avete visto, loro fanno 2 favi di scorte da un lato e poi dall'altro fanno tutta scorta, superati i favi di covata. Quindi adesso io so che qui c'è la covata per almeno 6-7 barre, quindi adesso io devo spostare tutto questo lato di là. Cercherò di farlo senza staccarle tutte quante, senza dividerle, con la comodità di questa e gli stell di Garrett, che infilandosi dentro posso fare una leva di molta forza e spostare tutto senza staccarle tutte quante, ed è quello che adesso proverò a fare. Vediamo un attimino, proviamo se ce la facciamo con 5. Ecco, vedete, addirittura sono riuscito a staccarne 5. Qui è un po' più resistente, ecco fatto. Facendo così io disturbo molto meno, soprattutto la covata. Vedete? La sposto tutta insieme. Ecco qua. Adesso che devo fare però? Siccome che diventeranno da miele questi più in là, qui ci andrò a mettere un listello largo, ok? Così se vogliono quello là lo allargheranno. Vediamo qui la faccenda. Allora qui vedete c'è ancora miele e covata, quindi andiamo avanti, ne sposto altri. Tanto l'arnia è piena, quindi sono sicuramente tanti anche quelli con la covata. Ok, notate la tranquillità, non ho messo fumo, niente, eppure sono tantissimi. Ecco, magari se evitiamo di fare questi botte è meglio.
ancora covata, no, no, qui già è miele, figuratevi, quindi queste addirittura di covata ne hanno fatte solo 2, 4, 6, 6 e mezzo, il resto è tutto, sembra tutto a miele, però non sono pieni, quindi andiamo verso la fine e nel caso togliamo dalla fine altro, che questi quando hanno tanti favi a disposizione tendono a riempirli tutti un po' dall'alto, quindi avremo tanti favi mezzi, diciamo. Ecco, invece qui guarda, ricomincia la covata un'altra volta, ce n'è tantissima, ve la faccio vedere, guardate, vedete? Spero si veda, sì, credo di sì. Adesso ve lo tiro fuori un attimo uno, va. Non voglio tirarli fuori tutti perché è una cosa inutile in fin dei conti. Vediamo se c'è questo, ecco quest'altro, c'è tanta covata, ve lo faccio vedere giusto un attimo, ne stacchiamo uno e ve lo faccio vedere, guardate, guardate che bello, lo vedete? Sì, guardate di qua e di qua, guardate che bella covata piena piena. Ok, però sono favi già che cominciano ad avere un po' qualche anno, quindi piano piano io li devo riciclare. Adesso io vado avanti, metto in pausa, è inutile che vi faccio vedere tutto lo spostamento. Ok, riprendo da qui per dirvi che sono 15 favi, nei quali 14 sono di covata pieni praticamente, uno quasi vuoto, ok? Dal 15esimo, questa a dimostrazione che i 14 famosi favi da lasciare, 14-15 favi da lasciare sono giusti, ok? Qui abbiamo dal 16esimo, ovviamente ne abbiamo tolti due già però, dal 16esimo cominciano solo le scorte e purtroppo questi cominciano un po' stortini, vedete? Quindi io adesso vedo di levare gli altri da qui. Vediamone qualcun altro. Allora, quindi questo qui ve lo faccio vedere. C'è ancora un po' di covata, vedete? Quindi siamo al 16esimo con qualche puntina di covata. Comunque la famiglia è numerosissima. Ogni favo è totalmente coperto, quindi grande regina e grande famiglia. Ah, qui avevo allargato, vedete? C'è addirittura, delle volte le faccio queste cose, dipende dai favi, se sono storti, dritti, le aumento, tanto se hanno deciso di farlo più grande mi fa solo comodo. Ecco qui. Allora, come vi dicevo, qui c'è un ponte, vedete? Quando voi aprite dovete sempre guardare, vedete che è attaccato. Adesso con l'attrezzetto, quello per la varre, che ve lo dovete fare anche se avete solo le top bar, questo qui, ve lo ricordate? È perfetto per tagliare i ponti, non nel senso che non parlate più con le api, non avete più rapporti, ma tagliate i ponti fra i favi. Battuta pessima, probabilmente la taglierò. Allora, qui c'è un altro ponticello, ecco fatto, oddio, un fuco. Vediamo un attimo se si è liberata, sempre con questo, magari a chi già è bravo non interessa, però chi magari non ha mai smielato, sempre con questo che fate più forza senza strappare, allargate piano piano e controllate. Ok, c'erano un po' di ponticelli, evidentemente il favo è o storto o pesante. Ecco fatto, spostato, vediamo un po', è bello pesante, sì. Eccolo qua, questo lo possiamo togliere, ecco, è totalmente chiuso, guardate quanto è bello, di qua e di qua. Ok, adesso lo puliamo, sempre con delicatezza, così loro non si arrabbiano. Se riuscite appoggiate sempre, non so se si vede, ecco, appoggiate sempre un lato, così non vi stancate. Ecco qua.
sono tranquillissime, nonostante io stia facendo un furto anche di una certa entità. Devo dire che non lo faccio a cuor leggero, però questa famiglia forse un po' di più, visto che è strapiena e le api si mettono fuori perché fa troppo caldo, quindi almeno avranno un po' più di spazio. Tanto scorte non gliene mancano. E soprattutto adesso qui da me ci saranno tante altre fioriture, fino a quando a ottobre avremo anche l'edera e qui ce n'è tantissimo, quindi per loro mangeranno anche quella. Ma abbiamo inula viscosa e tante altre, corbezzolo, c'è di tutto qui. Ok, quindi questo lo possiamo togliere. Quindi ne abbiamo presi 3. Guardate questo come è ridotto, questo è un altro che toglierò perché è veramente il caos. Solita apertura al libretto, qui c'è infatti del caos, sono attaccati in 2, a questo punto ne levo 2 insieme e poi basta, e abbiamo fatto. Ne ho levati 5, il resto lascio tutti che sono quelli più nuovi. Qui vedete c'è un certo caos, guardate, vedete, con l'occasione togliamo tutti questi storti, sono 2 barre totalmente collegate. Adesso vedo se riesco a tirarle fuori e farvele vedere senza incidenti. Infatti qui ho dovuto aggiungere, vedete, quasi una barra in più e è tutto collegato. Ci picchia. Adesso vediamo se sono troppi attaccati, gliene rimetto uno di quelli dritti. Allora, in una situazione del genere direi alquanto drammatica, vedete sono tutti collegati. Dobbiamo provare a staccarli tutti insieme e vedere che cosa si può fare. Per staccarli tutti bisogna alzare qui, bisogna prima staccare così, tutti quanti, da sotto, da una parte e dall'altra, in modo che sono sganciati ma non sono andati lateralmente. Ecco fatto. Adesso vediamo un attimo, questi 2 forse si possono togliere, questi 2 insieme, che sono quasi 3, non vi dico quanto pesano ragazzi. Sì, qui si può fare. Io direi che a quel punto gli altri glieli lascio, anche se sono storti. Adesso lo stacchiamo sopra, dovrebbe dividere, ok, e qui ecco fatto, li abbiamo divisi. Ok, allora io adesso tolgo questi e poi gli rimetto quelli dritti, così evitiamo tutto questo casotto. Guardate qua, si vede? È stupendo, però ecco. Vabbè, come avete visto c'è anche la fase incidente per fare il video, porca miseria. Vi faccio vedere questo per farvi capire come da una situazione tranquilla si arriva al caos. Comunque vabbè, niente di che, stanno recuperando il miele, però c'è un bel movimento, ma non è che tentano di pungere, sono prese dalla frenesia del miele. Volevo farvi vedere questo favo che avevo ricostruito, che era collassato. Come vedete adesso ho tagliato la garza, vedete, e l'hanno ricostruito interamente. Adesso lo sposto così ve lo faccio anche vedere meglio. E poi direi che nonostante l'incidente che può capitare del favo che mi è caduto per fare il video, avete visto insomma la tranquillità che c'era fino a quel momento. E vabbè, allora stacchiamo questo così togliamo anche la garza, sì, e sistemiamo. Ok, allora sono contento di questo risultato perché questo era totalmente staccato, cioè l'ho proprio appoggiato io a questo favo, non c'era proprio, a questa barra, scusate, vedete, quindi l'hanno totalmente riattaccata loro, l'avevo fissata con la garza che adesso toglierò. La cosa che voglio mostrarvi è come ho tagliato la rete sotto,
per sopperire a questo errore, secondo me, il mio parere, perché la rete, questa qui, nella parte bassa diventa solamente il nido per le camere della cera, dove le api non possono raggiungere e fanno come gli pare. Infatti io adesso ho aperto, ho tagliato la rete e loro possono difendere tranquillamente la parte sottostante. Poi un domani, che avrò un attimo di tempo, la toglierò proprio tutta e lascerò ancora più spazio alle api. Va bene, con questo è tutto. Vi saluto, ciao da Leonardo Top Bar e alla prossima. Iscrivetevi e mettete mi piace.